It's Christmas time, and in today's video, we're sharing a recipe you're gonna love. As always, here with us today is Cristiana, and she's gonna show us how to make this great festive main course. Additionally, we're gonna have this lovely Italian dessert. And at the end, Cristiana's gonna share with us what wines go best with your Christmas feast. Ok, allora oggi faremo l'anatra ripiena di castagne, che è un piatto buonissimo, vi piacerà senz'altro e non vi dovete spaventare perché è anche molto facile. La prima cosa da fare è sbucciare le castagne e farle cuocere con una foglia di alloro che va spezzata, così profuma di più. Mentre le castagne cuociono, possiamo preparare il nostro impasto. L'impasto sarà fatto di carne macinata, poi ci metteremo delle salsicce, alle quali ovviamente togliamo la pelle, ok? Delle salsicce fresche. Poi l'immancabile aglio grattugiato. L'aglio comunque fa bene, dà tanto sapore. È un antibiotico naturale e poi fatto così a crema non darà fastidio a nessuno ed è molto comunque digeribile. Adesso profumeremo il nostro impasto con un'arancia di Ribera, che sono arance siciliane, ovviamente devono avere la buccia non trattata. Ecco qui, tutta l'arancia è sbucciata, ovviamente senza albedo, senza la parte bianca, per cui dovete togliere soltanto la parte colorata. E questo darà tanto profumo al nostro impasto. Però lo profumeremo anche con della noce moscata, che anche questa arricchisce di sapore e profuma. Poi un uovo e del parmigiano reggiano. Le castagne si stanno continuando a cuocere, le dovete far bollire finché non diventano tenere. Contribuiranno a dare sapore all'impasto e anche a renderlo morbido, però ci mettiamo anche una patata bollita per rendere l'impasto morbido. Prendete uno schiacciapatate, via. Ecco qui, adesso dobbiamo iniziare a impastare. Aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe, dell'olio buono, grazie, olio Mirizzi. Per cui è come se doveste preparare un polpettone, ok? Non è niente di difficile e di complicato. So Cristiana, this is something that you normally do in your household, right? You would prepare this. Nei giorni di festa, ai compleanni, a Natale, è un piatto che piace molto e ovviamente è una cosa festosa. Per fare questo piatto ovviamente c'è bisogno di una buona anatra e di un bravo macellaio che la disossi, perché io non sono tanto brava a disossare l'anatra. E devo ringraziare la macelleria di Alessandro Petrucci e di Roberto che ce l'ha preparata. Ecco, questo è l'impasto, è facilissimo, ok? Adesso dobbiamo sbucciare le castagne e aggiungerle all'impasto.
Adesso con un po' di pazienza dobbiamo sbucciare le castagne dalla buccetta esterna e aggiungerle all'impasto. Fumo! Vabbè, adesso non mi riprendere. Adesso tutto è pronto per preparare la nostra bella anatra. Siete pronti? Adesso dobbiamo riempire la nostra anatra e poi cucirla. Ora dovete controllare che la pelle sia integra. Se la pelle ha qualche buchetto, come nel nostro caso, ta-da, c'è il trucchetto. Possiamo metterci una fetta di prosciutto così l'impasto non uscirà. Andiamo a cercare i nostri buchetti. Ecco qui, controllate, qui ce n'è uno e ci mettiamo una fetta di prosciutto e lo foderiamo. Dopodiché prendiamo il nostro impasto e lo posizioniamo al centro dell'anatra. Mettete un po' di sale pure sui petti dell'anatra, così viene un pochino saporita. Ecco, adesso ricomponiamo la nostra anatra. Vedete che bella cicciottina? Dovete prendere un ago con lo spago da cucina e facciamo una bella sutura e iniziamo a chiudere l'anatra. Che ti pare facile? Mi fa un po' te? A posto. Ah sì? No, è il primo, mo vediamo. Se no facciamo insieme. Vai. Ecco. Vedi a che servono i collaboratori? Vai. Qui ecco un bel capolavoro, mettiamo un goccetto d'olio sotto, poco perché tanto l'anatra tirerà fuori tutto il suo grasso, per cui non c'è bisogno di tanto olio. Ci mettiamo un po' di sale pure sulla pelle, così diventa bella croccante, e l'accomodiamo nella nostra pirofila. Bisogna avere cura poi di bagnarla un pochino anche con un po' di rum mentre si cuoce, se no si secca troppo. Mettiamo la nostra anatra nel forno. Ci vorrà un'ora, un'ora e mezza, dipende dalla grandezza dell'anatra, a circa 180-190 gradi, forno statico. Come in ogni festa, a fine pasto ci sarà un bel dolce e oggi con il dolce assaggeremo un ottimo vino della zona di Orvieto, del nostro amico Corrado Bottai, tenuto alle Velette, che è un vino ottenuto da una vendemmia tardiva di Moscato, Sauvignon Blanc e Viognier. Si chiama Il Raggio, che ovviamente guardate che bel colore, per cui sicuramente si sono ispirati a questo color oro del sole proprio, ed è un vino che sa molto di arancia candita, di mandorle, dei profumi e dei sentori molto complessi, e con il nostro dolce ci starà benissimo. Lo assaggiamo, Tony? Yeah, I think so, yeah. Ci starà benissimo. Lo aggiungeremo anche un po' nella crema. Please do.
Ecco la nostra paperella. Guarda che bella sutura che gli abbiamo fatto, eh. Potremmo andare a lavorare al pronto soccorso. Cristiana, Oh, you should do a cooking class. Yes, of course. Allora, per rimanere nel tema natalizio, per fare il nostro dolce useremo il Pandoro di Verona. Non so se sapete tutti quanti che se mettete il panettone vicino a una fonte calda, il burro che c'è dentro si scioglierà e sarà molto più fragrante. Per cui ricordatelo, prima di cena mettetelo vicino a una fonte di calore. Può essere il forno, un termosifone, ovviamente scartato soltanto dalla carta di cartone. Poi prendete lo zucchero che sta nella confezione, lo mettete dentro la busta e lo agitate. Sarà perfetto. Ma noi questa volta lo faremo con un'altra versione. Faremo una sorta di crema di tiramisù con della frutta fresca che sarà molto carino e molto natalizio, e lo potete servire monoporzione nella coppa oppure fare una sorta di zuccotto. Sicuramente sarà un successo. Andiamo a vedere come procedere. Allora, dobbiamo montare delle nostre uova e fare uno zabaione, per cui prendete le uova, ne basteranno 3 per la versione di oggi. Separate l'albume dal tuorlo. Anche questo è un dolce molto semplice, però fa tanta figura. Più o meno ci vorrà un cucchiaio di zucchero per ogni tuorlo e poi va fatto lo zabaione. Adesso armatevi di fruste e montiamo bene bene il nostro zabaione. Ecco, le nostre uova sono belle spumose e ci possiamo aggiungere la nostra chicca. Ok? Ci mettiamo il nostro raggio di sole. Secondo passaggio, montiamo le chiare a neve, ben ferma. Adesso uniamo poco a poco il mascarpone e poi metteremo anche le chiare. Guardate che bella crema. Ecco qua, la nostra crema è pronta. Adesso tiriamo fuori la nostra paperella e ci mettiamo il rum. Ecco qua, la bagniamo un pochino con il suo sughetto e poi ci mettiamo un goccettino di rum. Ecco, la papera ubriaca. Apriamo il nostro pandoro che diventerà la base del nostro dolce. Ecco qui, in dotazione c'è la bustina di zucchero a velo che ci sarà utile. Si sente un profumo di vaniglia, di burro, che sa proprio di Natale. Lo tagliamo a pezzetti e lo mettiamo in una padella a tostare.
Non ci resta adesso che comporre la nostra coppa. Vedete come sono belli tostati questi pezzettini di pandoro? Li appoggiamo sul fondo della nostra coppa e poi ci mettiamo sopra la nostra crema. Possiamo anche alternare e mettere qualche altro fiocchetto di pandoro in mezzo. Mettiamo poi altra crema. Guardate quanto è carina e quanto ci abbiamo messo a farla, proprio poco poco. Qua i nostri lamponi che sanno sempre molto di Natale. Mettiamocene tanti che sono più carini, dai. Tanti lamponi. Poi frutta. Guarda la neve, Natale. Ecco la nostra coppa, bellissima. Vi piace? È carina, bella e anche molto buona. Vediamo se la nostra anatra è pronta. Sarà pronta? Andiamo a scoprire. Ta-da! Ma è bellissima! Guardate qua che meraviglia, che bel colore ambrato e che profumo! Comunque il profumo è buono. It is. Vedete i pezzetti di castagna? It's great. L'arancia si sente, Sì. La salsiccia, tu. Faccio così, combino due lingue. Adesso per quest'anatra abbiniamo questo vino sempre delle velette del nostro amico Corrado Bottai, che è un blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon, per cui si abbina la rusticità un po' del Sangiovese all'eleganza del Cabernet Sauvignon, che con l'anatra ci sta benissimo. Allora, il Sangiovese può essere vinificato sia in maniera molto elegante, sia in maniera un po' più rustica, un po' più da tavola da tutti i giorni, dipende da come viene trattato, da come viene vinificato. È un vitigno molto versatile. But here's a question. Sangiovese grows in Italy. What about the rest of the world? Se ovviamente non riuscite a reperire il Sangiovese, potete benissimo usare comunque un Cabernet Sauvignon oppure un Zinfandel o comunque un rosso corposo e ben strutturato. Proprio tanti profumi, tanto frutti rossi ma anche spezie. Buono. Chin. This is lovely. Take my face. It's perfect. You know, you get hit by different things, one after another. Panettone, pandoro, the cream, raspberries. Merry Christmas!